In questo video parleremo dell'epidemiologia degli incidenti nei bambini ed in particolare faremo riferimento agli incidenti causati da prodotti che sono destinati ad essi. Gli incidenti sono un fenomeno estremamente serio in Unione Europea, abbiamo più di circa 8 milioni di incidenti l'anno e 3.000 sono le situazioni in cui il bambino arriva alla morte. Fra l'altro nei bambini fino ai 5 anni di età gli incidenti rappresentano la prima causa di morte e sono più frequenti nei bambini che nelle bambine. Detto questo, dal punto di vista della prevenzione va osservato che vi è tuttora una forte eterogeneità tra i vari paesi europei rispetto all'incidenza di questi eventi, stando ad indicare che molto si può ancora fare dal punto di vista della prevenzione. In questa tabella vi presentiamo le statistiche tratte da European Injury Database per il biennio 2008-2010, dove in tabella in alto, seconda colonna, possiamo osservare il numero annuo di incidenti causati dai più comuni prodotti per l'infanzia. I girelli causano quasi 600 incidenti all'anno. Annualmente circa 137.000 bambini richiedono un trattamento medico di emergenza a causa di infortuni legati alle attrezzature nei parchi giochi. 57.000 infortuni sono legati ai giocattoli e 35.000 casi sono legati agli articoli di puericultura e la primissima infanzia. I prodotti per l'infanzia utilizzati principalmente in un ambiente domestico come le culle, le carrozzine, passeggini, fasciatoi e seggioloni, anche se sono tenuti a rispettare degli elevatissimi standard di sicurezza, ancora risultano nella lista delle 10 principali cause di infortuni domestici. Vediamo alcuni casi specifici. Per quanto riguarda l'attrezzatura dei parchi giochi, nel 2004 nei Paesi Bassi dai 150 asili esaminati sono stati trovati dei difetti o delle non conformità nel 41% di tutte le attrezzature parco giochi. In molti casi i problemi erano dovuti a una mancanza di manutenzione regolare. Metà delle lesioni al parco giochi si verificano come conseguenza di una caduta. Nella stagione calda succede che i bambini subiscano le ustioni di secondo grado a causa della superficie che si riscalda. Chiaramente ci sono dei suggerimenti per la sicurezza, in primis seguire gli standard e le normative europee, verificare la corretta installazione e la manutenzione, chiaramente istruire i genitori di non lasciare i bambini incustoditi mentre giocano, evitare i periodi caldi della giornata. In Canada i girelli sono stati banditi perché nei 12 anni si sono verificati quasi 2.000 incidenti riportati nei bambini d'età compresa tra 5 e 14 mesi, dove gli infortuni tipici sono la caduta al girello o peggio la caduta dalle scale, la possibilità che il bambino raggiunga gli oggetti pericolosi, dove le ferite più frequenti sono i tagli, ustioni o addirittura avvelenamento. Anche qui bisognerebbe seguire le norme di sicurezza, verificare che il girello è conforme alle norme, sempre avere il controllo attivo del bambino, bloccare l'accesso alle scale, ai sistemi di riscaldamento, eccetera. Rapid Alert System of the European Commission ha riferito che la seconda categoria identificata più frequentemente come causa di incidenti nel 2011 sono stati i giocattoli. Quelli più rischiosi sono i cavalli a dondolo, le scatole stesse di giocattoli peluche, le pistole, le frecce e gli infortuni più tipici, la caduta, per esempio giocattolo sulle scale. In particolare anche sono pericolosi i componenti piccoli del giocattolo come le pile oppure i magneti, i palloncini sgonfi che si possono ingerire e causare danni. Anche qui consigli sulla sicurezza, aderire agli standard dell'Unione Europea, mirare e scegliere accuratamente la fascia d'età corretta per i giochi, evitare pericolo di soffocamento per i bambini con l'età inferiore ai 3 anni, controllare la tossicità nei giocattoli, eccetera. Chiaramente questi tipi di scenari comportano dei costi per la salute pubblica. In Svezia, dove il 35% degli incidenti succede nell'ambiente domestico, rappresentano la più grande fetta di spesa pubblica per i bambini d'età inferiore ai 6 anni.
In Paesi Bassi nel 2005 incidenti domestici dei bambini hanno comportato una spesa di 29 milioni, mentre negli Stati Uniti questa cifra è stimata a 175 milioni, dove le lesioni più costose sono le cadute seguite dalle ustioni e dall'avvelenamento. Chiaramente la Direzione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti è impegnata a risolvere o cercare di contenere questo problema. Sì, l'azione che si è svolta in Unione Europea negli ultimi 40 anni è stata estremamente incisiva. Infatti noi abbiamo assistito a un trend costantemente decrescente degli incidenti sia domestici che non nei bambini. E questo è dovuto fondamentalmente a un'attività regolatoria estremamente puntuale che si è realizzata nella General Product Safety Directive, che è fondamentalmente il documento dove vengono dettate le linee guida dal punto di vista regolatorio per la sicurezza di tutti i prodotti. All'interno di questo, o a latere di questa, vi è la Toy Directive che si occupa specificatamente della sicurezza dei prodotti, dei giocattoli destinati ai bambini.